citando Rob Halford, glorioso frontman dei Judas Priest, la fede è la musica heavy metal. E visto che il metal è una fede, De Agostini ci porta i Vangeli con la sua nuova collana Hard and Heavy. Ho ricevuto proprio da De Agostini i primi 2 numeri che andremo ad analizzare dal punto di vista della qualità audio e della cura complessiva dell'opera, cercando di rispondere alla solita domanda: ne vale la pena? Lo scopriamo insieme in questo video. Ah, che spettacolo! Questo è il poster del grande Lemmy Kilmister, che salutiamo sempre fortissimo ovunque egli sia. Questo poster ci arriva a casa col primo invio e quindi con i primi 2 vinili della collana Hard and Heavy. Contiene dall'altra parte anche la guida all'opera e adesso ci arriviamo. Prima però un cenno rapidissimo a questi 2 album, 2 vere e proprie pietre miliari del genere: British Steel dei Judas Priest e Ace of Spades dei Motörhead. Entrambi usciti nel 1980, entrambi rappresentano il punto di svolta nella carriera delle 2 band inglesi, entrambi sono mandati a memoria da allora fino ad oggi da milioni di fan, nonché da illustri futuri colleghi come Scott Ian degli Anthrax, James Hetfield dei Metallica e Tom Araya degli Slayer, solo per citarne alcuni. 2 album compatti, grintosi, quadrati, che fungono da pilastro del metal e del rock in generale e che non possono davvero mancare nella collezione di qualsiasi rockettaro e metallaro che si consideri tale. Ma non siamo qui per entrare nei dettagli artistici, anche perché troverete di tutto e di più nei fascicoli allegati. Dei Motörhead vi ho già parlato più volte e se mi seguite saprete quanto io sia legato a questo disco, di cui continuo ad acquistare ancora oggi più stampe usate e nuove. Lemmy e la sua band sono stati a dir poco fondamentali per lo sviluppo della scena metal e per aver entusiasmato tanti metallari, anche se lui ha sempre ribadito che i Motörhead facevano rock and roll. Se non ti piace il rock and roll non è una questione di gusti, il problema è solo tuo. Diverso il discorso per i Judas Priest, che non avevo ancora portato sul canale, ma che rappresentano un tassello imprescindibile dal punto di vista musicale come i Motörhead, e non solo dal punto di vista musicale, anche da quello dell'immaginario e del vestiario annesso e connesso. E allora Rob Halford e Judas Priest per la prima volta su vinilicamente, grazie a De Agostini, che mi ha contattato per informare tutti gli appassionati di vinile e di metal di questa nuova collana Hard and Heavy, già disponibile online. Molti di voi mi hanno fatto sapere di aver già ricevuto i primi 2 titoli, moltissimi mi hanno chiesto cosa ne pensassi. E allora, come fare per averla? Tranquilli che vi spiego tutto. Prima però torniamo un attimo alle domande iniziali. Come suonano queste ristampe? Meglio queste o quelle del negozio? Meglio queste o una prima stampa? Se come me siete piuttosto pragmatici, se come me siete musicalmente onnivori e vi piace avere sempre nuovi album e nuovi artisti da scoprire, se volete ampliare la vostra discoteca, meglio queste, visto che costano di meno. Ma non è solo l'ottimo prezzo il motivo per cui ve le consiglio. Ve le consiglio anche per l'artwork, che è fedele all'originale, in alcuni casi anche più fedele all'originale rispetto alla ristampa del negozio. Questa è la ristampa di Agostini, questa è la prima stampa. Guardate il retro, a parte la tonalità di colori e le differenze nei crediti di edizione, ci siamo.
Naturalmente non sono dettagli che fanno decidere se acquistare un disco o meno, però guardate, questa è la ristampa del negozio, questa è la ristampa di Agostini e questa è la prima stampa. Ve le consiglio anche perché il vinile arriva con una bella inner sleeve di carta nera con lamina antistatica, e non solo. Nel vinile troviamo anche la inner sleeve di carta. Il vinile arriva già in quella antistatica, Troviamo anche l'inner sleeve di carta con i testi, che è presente naturalmente nell'ultima ristampa del negozio, quindi questa è datata 2015, la ristampa standard. Quella del negozio arriva solo con questa, però, quindi il vinile arriva dentro questa, quindi troverete rimasugli di carta sul vinile ad ogni leva e metti, e non solo, perché lo sfregamento del vinile sulla carta produce carica elettrostatica, quindi quando poi mettiamo il vinile sul piatto del giradischi sarà un florilegio di pop e click con conseguenti improperi. Questa l'ho aggiunta io per la cronaca. Come arriva la prima stampa invece di Ace of Spades dei Motörhead? Stesso discorso, questa l'ho aggiunta io, quella antistatica. L'inner sleeve originale è questa, quindi non c'erano neanche i testi nella prima stampa. Carta semplice, senza lamina antistatica. La stessa cosa, pari veramente, che vi ho fatto vedere per Ace of Spades dei Motörhead, succede con British Steel dei Judas Priest. Questa è la ristampa del negozio, che arriva con il vinile nella inner sleeve di cartoncino, carta lucida, quello che vi pare, lascia i rimasugli, anche perché poi il vinile con lo sfregamento lascerà i bordi, quindi troviamo i rimasugli di carta sul vinile. Questa l'ho aggiunta io, non c'era quella di carta con lamina antistatica nel vinile del negozio, nella ristampa del negozio. Prima stampa, stesso discorso, carta semplice ingiallita, carta bianca ingiallita dal tempo. Questa è quella di Agostini, la lamina, la busta nera di lamina antistatica è questa, il vinile adesso è sul piatto, quindi non lo trovate, ok? È questa, come per i Motörhead, e dentro c'è anche in sleeve di cartoncino con i testi, che non si rovina perché il vinile arriva già con l'altra in sleeve, e questo è un plus non da poco. E poi tutti i vinili della collana sono neri a 180 grammi con una qualità audio molto buona. Andando un po' più nello specifico, la prima stampa di Ace of Spades è eccessivamente sparata sulle frequenze medio-alte. Sarà pure un pezzo di storia datato 1980 che anche io custodisco gelosamente, ma dal punto di vista della qualità audio sembra più figlio della Loudness War che di una registrazione puramente analogica. Molto meglio la ristampa di Agostini, che è meno sparata in faccia e più equilibrata su tutte le frequenze. Giusto per la cronaca, secondo le quotazioni odierne di Discogs, una prima stampa in buone condizioni di questo disco costa tra i 40 e i 60 euro a seconda delle condizioni della copertina. Tradotto, magari con 40 euro avrete un disco messo abbastanza bene, ma la copertina sarà rovinata, e poi, ripeto, si sente meglio la ristampa di Agostini. Il discorso cambia leggermente per British Steel dei Judas Priest, dove l'andamento sonico di prima stampa, ristampa del negozio e ristampa De Agostini si assomiglia così tanto da renderlo indistinguibile, non distinguibile ad un ascolto in audio ambientale. Non cambia invece quanto ho detto per il prezzo. Per una prima stampa in buone condizioni siamo sui 50-60 euro, quindi cosa conviene? Io punterei tutto su De Agostini, se vi riconoscete nelle descrizioni che ho fatto poco fa, ma naturalmente sta a voi decidere. Fatta questa piccola parentesi sulla qualità audio, resta da ricordare quello che ritengo essere il principale valore aggiunto di questa collana, ossia il libretto di 12 pagine allegato ad ogni album. Libretto che è curato da una grande penna del giornalismo musicale italiano, il mitico Guido Bellachioma, direttore di Prog Italia, ma come me
appassionato di tutta la musica, una passione trasversale la sua che è dimostrata chiaramente dalla partecipazione a questa collana. Storia e aneddoti legati al disco, pensieri dei diretti interessati, bibliografia e discografia consigliata per ogni band trattata, per ogni album trattato. Un vero e proprio asso nella manica che di solito non troviamo neanche in costose ristampe deluxe e che vi accompagnerà con tanti dettagli interessanti mentre ascoltate l'album. Ma le chiacchiere se le porta via il vento, come dicono dalle mie parti. Allora andatevi a sfogliare il primo fascicolo online, così avrete la dimostrazione di quello che sto dicendo. Trovate questo qui, che è il primo fascicolo in PDF, linkato qui sotto in descrizione. Andate a guardare. Le uscite di questa collana saranno 80, queste che sono presenti nella guida all'opera che vi arriva in casa, no? Il poster con Lemmy, queste sono solo alcune, sono 80, possono essere ottime anche per chi ha già una prima stampa, ma per motivi affettivi o collezionistici non vuole metterla sul piatto, piuttosto la custodisce gelosamente in un angolo riservato o ci fa un quadretto per poi ascoltarsi il CD. Con questa collana potrete tenere sempre immacolata la vostra prima stampa e ascoltarvi queste che suonano bene, per i Motorhead addirittura meglio, sono corredate di tutto l'indispensabile che vi ho già detto e mostrato, e poi c'è una cosa molto importante da aggiungere. Per il momento questa collana è disponibile solo online e in abbonamento, ma attenzione, valutate molto bene tutti i vantaggi che vi offre l'abbonamento e considerate il fatto che potrete disdirlo in qualsiasi momento. Mentre vado avanti con l'illustrarvi tutto l'ambaradan, sappiate poi che il riferimento per qualsiasi informazione ufficiale è esclusivamente il sito di De Agostini, alla pagina che trovate linkata in descrizione. Quindi, ricapitolando, per chi si abbona dal primo numero, col primo invio, con la prima spedizione, riceverete a casa queste due bombe al prezzo complessivo di 17,99 €, non ciascuno, 17,99 € per due vinili. Con la seconda spedizione, che vi arriva direttamente a casa, riceverete gratis il terzo vinile, ossia Denim and Leather dei Saxon. Il prezzo delle uscite successive, e qui ne avete viste alcune, sarà di 17,99 €, insomma 18 € a fronte di 25 € che è il prezzo medio di una ristampa odierna. E guardate che i master sono ufficiali, non sono dei bootleg. Quindi Exodus, Dio, Anthrax, Rush, Venom, Megadeth, Queen's Reich, Rainbow, Blue Oyster Cult, Tesla, mamma mia, c'è da farsi del male. Sempre per rimandarvi all'unica fonte ufficiale di informazioni, ossia il sito di De Agostini, che trovate linkato in descrizione, lì potrete trovare i primi 15 album della collana, così da farvi un'idea di quello che vi aspetta. Quali sono quindi i simpatici premi e cotillon per tutti coloro che si abboneranno? Spazzola pulisci vinile, e solo questa vi costerebbe 10 €, raccoglitore per i fascicoli, notebook personalizzato Hard and Heavy dove annotare tutti i vostri prossimi acquisti, borraccia personalizzata, e anche qui siamo sulle 10 carte. Se vi abbonate riceverete tutto questo ben di Dio in omaggio. Se lo fate pagando con carta di credito o con PayPal avrete spese di spedizioni gratis e in più la t-shirt con logo Hard and Heavy. Molto importante, utilizzando il codice special-metal come vedete scritto qui sotto, utilizzando questo codice entro l'8 settembre riceverete in omaggio anche la tazza personalizzata Hard and Heavy.
Vi ricordo che trovate tutti i dettagli e tutti i link qui sotto in descrizione. E fin qui vi ho parlato dell'abbonamento standard. Scegliendo invece in fase di abbonamento l'offerta premium avrete anche 6 picture disc realizzati in esclusiva per questa collana. In questo caso dovremo aggiungere 2 euro ad ogni invio, quindi tutto bellissimo, ma facciamo un po' i conti della serva. La collana si compone di 80 uscite, 2 euro in più, quindi 80 numeri per 2 euro, quanto fa? 160 euro. Un picture disc costa mediamente 30-35 euro, 35 per 6, 210 euro, ma consideriamo lo scenario meno vantaggioso. Anche se costassero 30, quindi 30 euro per 6 picture disc, fa 180 euro. Ne risparmierete sempre 20, che voglio dire, buttali via, ci pagate un altro disco di questa collana. Naturalmente, se i picture disc non vi interessano, fate l'abbonamento standard. E quindi, concludendo, a chi consiglio questa collana? A tutti gli amanti del metal, magari ai metallini e alle metalline più giovani, o a chi si avvicina al genere per la prima volta, a chi vuole approfondirlo e non ha in casa questi album, o quantomeno non ce l'ha in vinile. La consiglio senza dubbio a chi bada alla sostanza ma anche all'abbondanza, visti i plus non da poco costituiti dai libretti allegati e tutti i vantaggi dell'abbonamento. E perché no, la consiglio anche a chi ha una bella collezione di prime stampe che vuole conservare immacolata e non disdegna una ristampa fatta per bene a buon prezzo da mettere più e più volte sul piatto del giradischi. E poi a tutti gli appassionati che già conoscono la qualità delle collane firmate di Agostini, Beatles, Queen, Prog Italiano, De Gregori, Hendrix e tante altre. Pensate che il primo video di questo canale era dedicato al primo numero della Beatles Vinyl Collection, un video nato per informare tutti i fan dei Fab Four su come quella collana fosse un'operazione coi fiocchi, nonostante le solite obiezioni dei critichini. Chiudo dicendovi che per tutti i motivi che vi ho raccontato in questo video, per me la collana Hard and Heavy è un grande sì. Se il metal è una fede, De Agostini ci ha portato i Vangeli. A presto e buoni ascolti.